Amici del Portale del Verde, eccoci qui. Oggi siamo ritornati alla Varesine Orchidee. Siamo in compagnia logicamente di Gioele Porrini, che oggi ci parlerà di quella che è l'orchidea più amata di tutti, o meglio la più venduta di tutti, che è la Phalaenopsis. State con me. Eccoci qua, Gioele. Allora, cosa dire di questa Phalaenopsis tanto amata da noi italiani? Sì, allora la Phalaenopsis è veramente un caso incredibile di mercato, perché nel 2008, pensate, adesso sono passati un po' di anni dal 2008, però è un dato che mi piace sempre ricordare. Nel 2008 in Olanda sono state vendute 291 milioni di piante di Phalaenopsis. Però. Ora, se in un anno ci sono 365 giorni, voi togliete i festivi, le domeniche, praticamente sono 1 milione al giorno, cioè è veramente si può considerare un best seller. Allora, la Phalaenopsis perché ha avuto un così grande successo commerciale? Allora, senza dubbio perché, come al solito, le orchidee hanno dalla loro parte il fatto di essere piante belle e affascinanti. Questo è un dato di partenza che è fuori dubbio. Però una cosa importante è che la Phalaenopsis ha avuto successo perché incontra il favore delle condizioni di coltivazione domestiche. Quindi la casa, che per sua natura è calda, almeno d'inverno, e per sua natura ha poca luce, perché anche tantissimi clienti mi dicono: no, ma io ho una casa luminosa, però chiaramente la casa ha meno luce che la serra e meno luce che l'ambiente esterno, quindi è già di per sé un ambiente ombroso. Bene, incontra il favore della Phalaenopsis, che già in natura è una pianta da caldo e da ombra. Phalaenopsis vengono dalle Filippine, sono originarie di regioni all'altezza del mare o quasi, quindi dagli 0 ai 200 metri sul livello del mare, e quindi amano il caldo. Per caldo si intendono temperature superiori ai 18 gradi di notte, anche 19 e 20, quindi tranquillamente è una pianta che con più caldo ha, meglio sta. Però non allarmatevi, perché se voi avete, come tante volte capita, temperature notturne che arrivano sui 15-16 gradi, non succede niente. Fino a 15 gradi di notte non ci sono grossi problemi. Faccio una domanda, Gioele. Sì. Allora, cos'è che è tanto pericoloso per la Phalaenopsis? Perché insomma, dobbiamo essere sinceri, ogni tanto ci muoiono queste belle piante, però ogni tanto io sento sempre dei nostri clienti che ci dicono: ma a me muoiono sempre. Perché le Phalaenopsis muoiono? Qual è? Allora, se si cerca, perché tanti mi dicono: ma le orchidee non è vero che sono piante facili. Non è così vero, nel senso, sono piante facili o difficili a seconda delle condizioni che noi riusciamo a dare loro. Quindi è chiaro che se io do a una pianta che vuole caldo delle condizioni non idonee, questa pianta comincia ad andare in sofferenze, poi ovviamente comincia a ammalarsi, marcisce, le radici deperiscono e poi la pianta muore. Allora, una cosa importante è la luce, prima di tutto, cioè dobbiamo cercare di dare alla Phalaenopsis la finestra più luminosa possibile. Quindi noi guardiamo le finestre che abbiamo in casa e vediamo quella che per più ore al giorno ha luce. Poi un'altra cosa, le temperature. Allora, le case di solito sono calde, senza problemi, però tanti clienti mi dicono che tengono le Phalaenopsis in casa d'estate. Non va bene, assolutamente, perché la casa in estate è fresca, no? Ce ne accorgiamo tutti quando siamo fuori magari in giardino d'estate, fa caldo, entriamo in casa, la prima cosa che sentiamo, no, è un po' di frescura, perché ovviamente i muri tengono un po' di fresco e così via. Non va bene, perché sono piante tropicali, d'estate vogliono il caldo. E soprattutto un'altra cosa, vogliono la luce. Voi fate conto che noi stiamo in Italia al 45esimo parallelo, quindi vuol dire che abbiamo 45 volte meno la luce che c'è all'equatore, dove vivono le orchidee, almeno dove vivono le Phalaenopsis, perché poi ci sono altre specie che vivono nei tropici, quindi un po' più in su. Se noi d'inverno ovviamente le affamiamo, perché per ovvi motivi non abbiamo luce a sufficienza, perché d'inverno le ore di luce sono minori, d'estate noi dobbiamo cercare di dare loro tutta la luce che hanno perso d'inverno per compensare. Quindi se noi d'estate gli facciamo fare una bella vacanza fuori all'ombra di un bersò, all'ombra di una pianta, all'ombra di un portico, loro gioveranno del caldo e della luce e si rigenerano. È noto che anche le piante verdi, Ficus benjamin, Vipotos, tutte le piante che uno ha in casa, se d'estate le porta fuori, queste si rigenerano e le ritira in autunno e sono molto molto più belle e vigorose di quando uno le ha portate fuori in primavera, perché è normale, anche per quanto possiamo impegnarci a dare loro tutte le condizioni ideali,
la casa è un ambiente che per sua natura tende a essere ombroso e tende a essere decisamente meno idoneo che un bel pomeriggio d'estate di luglio fuori, all'aria, alla luce, l'aria soprattutto. Un'altra cosa che noi non percepiamo è la circolazione dell'aria, che le piante invece percepiscono benissimo. In casa, anche se noi cambiamo l'aria e stiamo attenti ad avere insomma le condizioni più buone, però avere le piante fuori è tutta un'altra cosa. Ovviamente noi dobbiamo ritirarle per forza per motivi di temperatura, quindi in inverno noi dobbiamo ritirarle per forza, però è chiaro che le piante giovano in estate dallo star fuori. Poi un'altra cosa, tante volte la bagnatura viene fatta in modo erroneo anche qui tra estate e inverno, perché cosa succede? Che d'estate, quando fa caldo, appunto le piante sono fuori, c'è grande circolazione d'aria, le piante si asciugano molto più velocemente, quindi noi le bagneremo in modo copioso, anche se necessario anche tutti i giorni se fa molto caldo. In inverno invece la bagnatura, come dico sempre, l'acqua è un male necessario, cioè bisogna darla solo quando serve e non eccedere, perché se una pianta sta bagnata a temperature basse, ma anche a temperature alte, perché se rimane umida per tantissimo tempo, vuol dire che la temperatura o la circolazione d'aria non è sufficiente per farla asciugare. Quindi noi dobbiamo sempre regolarci con lo stato idrico della corteccia, no? Facciamo un esempio. Adesso noi vediamo questa pianta che è nello stato idrico ottimale, vedete che la corteccia, i pezzetti di corteccia qui sono scuri e se li toccate al tatto sono umidi. Se poi si infila dentro il dito si capisce proprio che sono umidi. Questa è la condizione ottimale di bagnatura. È chiaro che quando una pianta non è più in questa condizione bisogna riportarla alla condizione precedente, che era quella buona, quindi noi la bagniamo, quindi la immergiamo nell'acqua fino a qui, anche semplicemente sotto il lavandino, sotto il rubinetto senza problemi, fino a che tutta la corteccia si è imbevuta di acqua e noi torniamo alla condizione ideale. Fate conto che Blume nel 1800, quando ha scoperto le Phalaenopsis nel Borneo, le ha scoperte sui rami bassi degli alberi, vicino ai fiumi. Quindi il fiume per sua natura è un'autostrada dove passa l'aria, perché porta l'aria, il riciclo d'aria anche all'interno della foresta. Quindi la circolazione d'aria c'è, ma soprattutto c'è l'ombra e c'è l'umidità. Quindi se ci sono condizioni buone, cioè se abbiamo temperature al di sopra dei 18 gradi, potete bagnarla anche, come dire, in abbondanza, sempre che sia asciutta, perché la condizione è sempre questa, la pianta deve essere asciutta. Ovviamente non fatela asciugare troppo, perché se arrivate a farla asciugare troppo cadete nella condizione invece opposta, cioè non l'avete bagnata troppo ma è stata bagnata troppo poco. Come dico sempre, coltivare come andare in bicicletta. Io posso dirvi come fare, posso darvi delle indicazioni generali, però se non riuscite a tenere l'equilibrio voi, non c'è niente da fare. Questa è una condizione, perché poi personalmente ognuno trova il sistema per capire la pianta e per andare incontro alle sue necessità. Bene, come sempre, perciò Gioele ci vuole anche un poco di pazienza, osservare le piante, ma in questo caso possiamo fare una sintesi, le cose sono tre: luce, temperatura e bagnature, giusto? Esatto. Ho fatto una buona sintesi? Sì. Bene, allora noi qui dalla Varesine Orchidee vi salutiamo, vi invitiamo come sempre a mettere un bel pollice all'insù, spolliciate, ricordatevi di iscrivervi al canale e alla prossima, ciao! Ciao!